Questa è la panoramica d'insieme del kit che serve per montare una serratura sullo sportellino di sinistra dell'Honda Goldwing. Andiamo a vedere in particolare. Abbiamo la serratura vera e propria water resistant con due chiavi, una barra che andrà a bloccare lo sportellino montato sulla serratura, due rondelle, una rondella per evitare il trafilaggio dell'acqua dalla serratura all'interno del cassettino, una seconda rondella in plastica che servirà a far sì che quando noi andremo a stringere questo dado questa non giri. Abbiamo una dima in acciaio che servirà per eseguire correttamente il foro col suo adesivo 3M. Questo permetterà di essere fissata al cassettino sfruttando il buco, questo buco superiore è quello del pulsante dell'apertura, e questo dove andremo a fare il foro. Foro che verrà eseguito con una fresa che viene fornita a corredo. Una volta eseguito il foro dovremo andare a eseguire il secondo taglio che permetterà a questa di infilarsi nel laterale del cassettino. Il taglio può essere eseguito utilizzando questa dima come impostazione di taglio. Il taglio andrà eseguito in questo rettangolino, oppure si potrà utilizzare questa, che è uno strumento dove questo disco inferiore esegue il segno nel cassettino, inciderà il cassettino dove andrà eseguito il taglio. La parte superiore invece servirà da supporto per muoversi sul cassettino. Il taglio verrà eseguito con questo disco da taglio che ovviamente infileremo qui dentro. Oltre a ciò abbiamo una rondella in plastica che verrà infilata dietro alla nostra serratura nell'eventualità che il taglio non sia stato fatto correttamente, per evitare che questa non si infili nel taglio che noi avremo fatto con questa. Quindi diciamo è un po' quello che serve per recuperare eventuali errori, anche se sono molto improbabili, eseguendo il taglio esattamente qui. Una volta fatto ciò abbiamo nel kit due coperchi. Questi due coperchi sono così, non si può vedere, andranno a coprire la nostra serratura. Questa è la versione metallo, questa è la versione nera. Vorrei ricordare che la versione metallo è naturale, la versione nera è praticamente la prima in metallo riverniciato con resine epossiliche. Come abbiamo visto, le due chiavi, la rondella di compensazione, la dima, i due coperchi, la fresina per eseguire il buco per inserire la serratura, il disco da taglio che servirà a eseguire il taglio per inserire la barra, la nostra serratura water resistant, le due rondelle, la seconda possibilità di segnare dove eseguire il taglio e la nostra dima in carta per eseguire eventualmente con l'altra modalità il taglio. Per prima cosa dovremo andare a liberare il nostro cassettino. Apriamo il cassetto. Dovremo liberare il cassetto utilizzando un piccolo cacciavite da spingere in questa e questo fermo. Questi
qui si fa così, si mette un punteruolo, un piccolo cacciavite, si spinge verso il basso. 1, 2, 3, 4. In questo modo ho liberato i 4 ganci che adesso andrò a tirare via con le mani. Per toglierlo metto anche semplicemente l'unghia sotto alla plastica e lo tiro su lentamente. Ok. In questo momento il cassetto non è ancora libero, in quanto c'è questa fascia a fianco che va liberata. Semplicemente con l'aiuto delle mani o di un cacciavite si tira verso l'alto e si sgancia uno. In questo caso c'è una modifica ulteriore alla moto, quindi ci sono queste viti in più, questi buchi, e l'ultimo qua sotto praticamente è agganciata con questi ganci. In questo momento il cassettino, che non ha più la barra che ho appena tolto, è libero e può essere rimosso. In questo momento ho il cassettino sul tavolo per eseguirne il lavoro. Andiamo ora nel nostro kit e prendiamo la dima. Questa dima in acciaio, come abbiamo visto prima, ha sul suo retro un adesivo 3M. Ora io staccherò l'adesivo 3M e andrò a attaccare la mia dima in posizione per eseguire il taglio. Ora, sempre dal kit, andrò a prendere la mia fresina e andrò a montarla sul mio trapano della Dremel. Perfetto, adesso abbiamo la nostra fresina montata, la nostra dima montata, e andremo a eseguire il buco. Partiamo con la tensione, con calma eseguiamo il nostro buco. Allora, ora il buco è fatto, come si vede, filo il dito, prendendo qua, tirando un attimo, tanto non è problema, eccoci qua, abbiamo tolto la dima, proviamo un attimo, eventuali residui all'interno possono essere tolti semplicemente aprendo e scrollando, ok? E questo è il nostro buco pronto per accettare la nostra serratura. Ora dovremo andare a fare su questa parete, praticamente quella di fronte a dove abbiamo messo la serratura, nella parete di fronte, dovremo andare a fare un buco tale da permetterci di infilare questa barra che sarà montata così. Con la serratura farà questo movimento e si andrà a infilare qui sotto, in modo da far sì che non si apra più il cassettino se non liberandola con la chiave. Per rendersi conto di dove andrà il foro, fermo restando che avremo le dime che ci permetteranno di fare il foro nella posizione corretta, la posizione del foro va da metà di questo circa così, però è esattamente la metà di questo, fino a questo punto qua. Quindi da qui a qua ci andrà fatto questo foro. Come si fa a fare questo foro? Le possibilità, allora, tanto utilizzeremo sempre sul trapano, andremo a prendere dal kit il nostro attrezzino per fare il foro, che andrà montato sul trapano. Poi esistono due sistemi. Uno, attacchiamo questo esattamente
da qui a qua, sfruttando questo bordo. Qui c'è un bordo, questo è tutto liscio fino a qui dove c'è un bordo che sale. Se io vengo in qua è tutto liscio fino a qui dove c'è un bordo che sale. Questo si appoggia al bordo inferiore, questa zona qui, mentre questi qui, 1 e 1, 2, andranno ad appoggiarsi a questo e questo bordo e andranno a pari di questo alto. In questo punto, così facendo, questo sarà il foro che io andrò a eseguire con questa qui. Scaverò all'interno di questo. Il secondo sistema è con questa dima. Il lato superiore, questo, andrà appoggiato qui, in questo punto. Quindi quello scivolerà esattamente sopra questo piano in plastica. La parte inferiore, che è stata misurata con questa rotella che gira, è una rotella che andrà a incidere una riga netta nella plastica. Questa riga netta che io otterrò nella plastica sarà quella che mi dirà dove andrò a forare. Ecco, qui sul fondo si riesce a vedere una riga bianca. Io ovviamente l'ho fatto in una posizione diversa perché la luce non mi permetterebbe di farvi vedere nella posizione dove andrebbe fatta il segno, dove potrei andare a fare un foro. Ecco, così forse si vede bene. Quella riga a 1 centimetro circa dalla cima del cassetto. E questo viene fatto con questo attrezzo. Quindi io dopo col disco da taglio andrei a fare un taglio proprio in corrispondenza di quello per effettuare lo scasso per la barra della serratura. Così si vede meglio il secondo sistema per effettuare il taglio. Ho appiccicato la mia dima in carta adesiva e la zona bianca mi delimita il taglio che si vede benissimo in nero. A questo punto preparo il trapano o il Dremel, il mini trapano con la punta, e poi eseguirò il taglio. Ora ho montato il mio disco da taglio e andrò a eseguire il taglio in questa posizione. Ora stacco il mio adesivo ed ecco il foro effettuato. Da qui si può vedere anche il foro dalla parte posteriore, cioè la parte che rimane poi all'interno della moto. Si vede il dito all'interno, eccolo. Ora che abbiamo il nostro sportello con il buco effettuato, dal nostro kit abbiamo chiave da 22, chiave da 11, la barra che andrà a bloccare, i nostri due coperchi, useremo in questo caso quello nero, la chiave finale, le rondelle 1, 2 e 3, una rondella di compensazione, la rondella per evitare trafilaggi d'acqua e la rondella per evitare che quando il nostro dado della chiave
della serratura andrà a stringere che la rondella inferiore abbia dei movimenti. Partiamo. Tolgo il dado grande. Tanto che siamo in questa posizione vi faccio vedere una cosa. Quando andrete a togliere questi due dadini, 1 e 1, 2, qui c'è questo affarino. L'importante, mi raccomando, che non vi cada, o nel caso in cui vi caschi, che lo riposizionate in questo modo. Quindi attenzione, quando andate a smontarlo, segnatelo con un pennarellino in modo tale che riusciate a rimetterlo in posizione. Allora, siccome mi sono raccomandato di stare attento a questa sottospecie di rondella, facciamo così, fate un segno su un punto e un segno sul fisso, in modo tale, nel caso in cui vi caschi, la riposizionate lì. Questo per evitare successivi problemi durante il montaggio. Allora, in questo caso io rimonto una rondellina, poi prendo il mio coperchio nero, lo apro, ho tolto la rondella grande prima, metto questa in posizione 3 e 6 e la infilo all'interno del mio coperchio. Il tutto lo vado a posizionare nel buco che ho creato prima. Ovviamente il buco è di misura per evitare che giri e che entri acqua, quindi avrete un po' da fare per inserirlo. Una volta così apro, prendo la rondella in gomma e la rondella sottile di plastica. Ovviamente ho un ovale, inserisco la mia rondella di gomma, prendo quella in plastica, la inserisco sopra. A questo punto prendo il dado grande che ho tolto prima, lo infilo e comincio a girare. Giro a mano finché non sento che prende bene. A questo punto chiave da 22, mettendomi a mano, ecco la chiave, andrò a stringere ancora a mano, andrò a stringere tenendo in asse la mia chiave. Perfetto. A questo punto tolgo il dado piccolo, l'altro l'ho lasciato già giù precedentemente, io monto anche la rondella in plastica, la barra, un dado, andrò a stringere, e il secondo dado, che fa appunto da controdado per evitare che si smonti. A questo punto la serratura è montata, e chiudo, prendo la mia chiave, inserisco, giro e il cassetto non è più apribile ed è completamente bloccato. Riprendo la mia chiave, il cassetto è apribile. A questo punto non ci resta che rimontarlo in moto. Allora, una volta riposizionato il cassettino in sede, dovrò rimettere i 4 perni che ho tolto nella prima fase. I perni ora si trovano in questa situazione perché furono spinti all'interno per estrarli. Io ora per rimetterli spingerò in modo da trovarmeli in questa situazione, poi li inserirò semplicemente
tenendoli dalla parte terminale del perno, spingo. Una volta che è dentro faccio clic. La stessa cosa la ripeterò per tutti gli altri perni avanzati. Allora, adesso abbiamo montato il cassetto che è fissato, come abbiamo visto, con i 4 pernini. Dobbiamo riposizionare la barra laterale. In questo caso, ripeto, questi 2 buchi voi non lo avrete, perché qui c'è un'altra cosa. Partiamo dall'alto, il primo dente va infilato sotto e poi spingendo riesco ad inserire fino all'ultimo. Controllo che sia tutto incastrato e adesso abbiamo il nostro sportellino che si apre e si chiude con la chiave.